Do you wanna play the blame game? Ma non so se ve l'ho mai detto, comunque ci troviamo a Valturnenche o Valturnenche, non lo so. Qua lago Cignano. Dronatina fatta, abbiamo trovato anche un market e ho comprato arance e altre, l'olio e delle spezie per Rita e basta. Adesso rientriamo in camper. Merenda dado, sono le 6 meno 5 e mezzo. Bello, bella passeggiatina. Domani abbiamo la giornata impegnata con una bella escursione. Grazie a Davide abbiamo la macchina, quindi tanta roba, amici. Ragazzi, siamo rientrati 19:20, sto cercando di lavoricchiare un pochettino perché domani usciamo presto e quindi credo che farò poco e niente, vediamo. Rita cucina. Rita ai fornelli. Cosa cucini? Sto facendo le melanzane grigliate con pomodorini, olio e origano. Così domani le possiamo mettere sui panini. Ah sì, buone, in mezzo al panino, insieme al prosciutto, al formaggio e una bella melanzana con i pomodorini. Il panino È tanta roba. acquista, direi. acquista tanto, cara Rita. Eh sì. Se riesco faccio anche il peperone, adesso vediamo. Devo anche un peperone. Panini ne abbiamo già tutto, per domani dobbiamo prendere solo lo zaino Sì. e niente, organizzarci così. Solo che la cucina a induzione per grigliare non mi piace, sto passando al gas. Ah, ok. Ci siamo, Rita, 8:30, fettine in padella, avanzi di pranzo, bresaola con rucola e grana, delle melanzane, dei pomodori. Questo è ancora da spellare e lo prepariamo per domani. Così ci condiamo i panini con sì. prosciutto, formaggio, peperoni, Sì. leggeri, eh? Ricordiamoci di portare una bottiglia di vino in mezzo ai Sempre monti, a eh? dieta. E Va dove la bene. metti la bottiglia di Io voglio anche il vino in mezzo ai monti. dove lo metti? Nella borraccina? Nello Borraccina di nello zaino, mi porto Anziché l'acqua per Davide. anziché l'acqua per il Davide. vino per noi. per l'escursione, mi porto 5 litri di vino. Ah, poi la facciamo a rotto, il rientro. Più veloce. Vero? Dado, lavare le mani, siamo Sì, pronti vai a per lavare le cena. mani, siamo pronti. Cena pronta, adesso in TV ci mettiamo un programma che ci può interessare. Comunque, buona cena a tutti e ci vediamo domani per l'escursione sui monti. Buongiorno a tutti amici, oggi giornata di escursione, oggi giornata di funivie, di passeggiate. Adesso ci prepariamo e facciamo la colazione, prepariamo uno zaino, panini e usciamo. Guardate cosa c'è per noi qua fuori. Davide stamattina prima di andare al lavoro è venuto alle 6:30, ci ha lasciato la macchina, ci saranno le chiavi dentro per poter raggiungere il posto dove lavora. E lui lavora nelle funivie e quindi per poter
raggiungere appunto il suo posto di lavoro e poter godere di questa giornata. Questi sono dei gesti stratosferici, straordinari, sono dei gesti di persone che davvero apprezzano quello che facciamo. Io quando riceviamo questo affetto, perché questo è affetto, penso davvero che qualcosa di positivo la stiamo facendo, perché hai toccato veramente il cuore delle persone. Senz'altro Davide sei una persona straordinaria, ma senz'altro ci apprezzi davvero. Mi piace pensarla così, ecco. Ok, mi attivo, prepariamo le colazioni e perché voglio uscire. Salute! Hai visto che cosa c'hai a fianco? Eh? Sì. Hai visto? Questo perché Dado sei un bambino dolcissimo e le persone ti vogliono bene. Credo sia proprio per questo motivo. Anche io gli voglio bene. Bravo, grande Davide. Colazione quasi ultimata, poi subito lavaggio denti, bidet e in giro. Denti, bidet, prepariamo tutto, andiamo a comprare il pane, riordiniamo e in giro. In pratica, ragazzi, ci passano 10 ore. Anche di più. Siamo mai usciti entro un'ora? Sì, quando siamo usciti noi due a Matera. Ah certo, io e te siamo due fulmini di guerra. Sì. Beh, visto che questa è scarica, la mettiamo in carica, intanto noi non ci siamo tutto il giorno e i pannelli almeno lavorano un po', se no tagliano la corrente subito perché si riempiono le batterie. Guardate quanto viaggia, 110 ampere, 1.4 kW. Il nostro inverterone produce. Allora ragazzi, siamo pronti e Dado per uscire e andare a comprare il pane. Tu sei pronto per uscire, io sono già giù. Così ci facciamo dei panini più buoni. Non mangiamo pane duro. Andiamo a buttare la spazzatura. Davide, cosa stai frugando? Dai, Dado, metti in moto e vieni a prendermi lì. Questo è un buon parcheggio, un po' isolato, ma sono zone tranquille. Ma dietro devi salire. Sì. A fianco no. No, a fianco sono troppo basso, non ci vedo. Che tipo. Wow, guarda, che gentile. Non ci credo. Che gentile, la bottiglia di GNP. Grazie. La bottiglia di GNP e i 3 biglietti per la funivia. No, Davide, sei davvero molto molto gentile. Grazie, grazie mille. Bottiglia di GNP fatta in casa, apprezzatissimo. La metto subito in camper. Guarda quanta gentilezza, bottiglia di GNP e già i 3 biglietti per la funivia. Wow. Bel motorone, 3200 Ford, Dado. Sì. Siamo già arrivati nel paesetto, compriamo il pane dove l'ho comprato ieri che ci è piaciuto. La dadina. Cosa? La statina, le mele e 10 paninetti. Va bene? Va bene. Certo che i frutti di bosco non me la prendi mai, Pane e la crostatina. Grazie. Oh, attenzione. Questa cade. Questa cade davvero. Rita, mi apri? GNP 2022. Che buono deve essere. Questo l'avevamo conosciuto e assaggiato il primo anno di viaggio in Francia. Era spettacolare. Super apprezzato, Davide, grazie ancora.
Guardate amici che spettacolo, mamma mia, che bontà, crostata di mele. Adesso prepariamo i 10 paninetti che ho comprato, piccolini, però 10, va bene, abbiamo anche da ieri, quindi ne potrei fare di più. Rita ieri ha fatto dei peperoni, poi abbiamo prosciutto, abbiamo delle salsicce, formaggi di tutti i tipi, perché in queste valli ne ho comprato ovunque. Adesso prepariamo tutto. Qui ci sono anche delle melanzane per fare altri paninetti. Niente, ci siamo quasi. Siamo indecisi se ci possono bastare o meno. E Rita ha detto ma sì dai. Poi ha detto ma noi mangiamo. E secondo voi ragazzi ci basteranno? Sono 3, 6, 9, 10 paninetti. Più ci portiamo magari un po' di frutta, 2 fruttini. Potrebbero bastarci dai. Super imbottiti. Ognuno ha prosciutto, peperoni o melanzane, tutti anche formaggio. Questa non la portiamo, solo per farvela vedere, ma quanto può essere buona, guardatela. Torta alle mele, la lascio aperta e la metto in forno e poi ce la mangeremo in seguito. Ecco qui. Niente nero oggi. Buongiorno Rita. Buongiorno. Non ti si era vista. No. Siamo pronti ragazzi per l'escursione. Siamo ufficialmente innamorati di questa valle, di queste casette in legno che incontriamo. Col tetto in pietra. Che belle, che belle. Però poi arriva l'inverno e Rita se ne vuole andare. Adesso stai anche bene qui. Adesso starei anche bene. Una villa estiva. Adesso si sta bene, temperature perfette. Ci vogliono 5.000 euro di legna per scaldare. Però guarda, i camini funzionano. Ci puoi contare. Che bello, tutto l'inverno il caminetto acceso. Sempre arrostendo. Dovrei chiudere dentro. Formaggi della valle, degli alpeggi, sempre squagliando formaggi. Finisce un inverno, peso 190 kg. Mi chiudo in casa da settembre a maggio. Chiuso in casa mangiando formaggi di arrosto. Mamma va in letto. Va a andare in letto. E io mi incateno di fronte al caminetto con forme di fontina. Ti compri formaggi, chili e chili di formaggi e ti metti Sto sempre lì. un A materasso. maggio 200 kg. Posto trovato, partenza per la funivia, eccola qua. Chamois. Io ti ringrazio immediatamente. No, sei troppo gentile, troppo gentile. Avete riposato? Sì? Sì, stati bene, dormito benissimo. Sì, qua è un macello, non c'è parcheggio. No, qua assolutamente. È un posto sicuramente molto bello, vero? È più... È più che bello, beh, sicuramente è bello, ma è particolare perché non ci sono le macchine, quindi la cintura, portate pazienza. Ma dove sali? Anche in paesetti di montagna o no? Certo, Sì. certo. Ah. Che meraviglia. Davide, tu eri già su a lavoro? Sì, ma io lavoro su io. Praticamente ti spiego. Adesso Questa, devi risalire. sì, Che bello. questa funge da mezzo di trasporto pubblico, come se fosse un pullman, Ah. ed è regionale. Invece io lavoro dal paese in su. Ah, ho capito. 3 seggiovie, Ah, quindi da lì in ci poi sono ancora 3 seggiovie. che vanno in montagna. Esatto, Ah. alla fine 2500. E invece lì su c'è un paese. a 1800 metri c'è un paesino. E poi altre funivie che salgono. Poi in montagna. vedrai quando. Che bello. Ma se lì su c'è un paese. È regionale, è come se fosse un pullman adesso. Esatto. E praticamente le persone che abitano lì per scendere. Esatto. Adesso noi prendiamo il pullman. Andiamo.
Praticamente avete capito, c'è un paesino su e questa funivia è come se fosse un bus, un pullman che ti porta al paese, perché non c'è altro mezzo pubblico, quindi è regionale. E sopra il paesino, un paesino di 100 anime, in 70 vivono anche d'inverno, quindi tutto l'anno, e poi da questo paesino si prendono altre funivie per salire in altre vette delle montagne. Il paesino è a 1800. Ma gliel'hai dato un bacino a Davide che glielo volevi dare stamattina? Mi diceva, ma Davide ci sarà che gli devo dare dei bacini? E lui è affettuosissimo. Molto. Si chiama Davide. Beh. A fine settembre. Adesso lavori del luglio, agosto e un pezzo di settembre. Sempre per farvi capire dove ci troviamo, perché in tantissimi ce lo chiedete, molte volte non lo sappiamo neanche noi, ma adesso Davide ci ha un po' delucidato. Ci troviamo nella funivia di Buisson. Saliamo con questa funivia sino a 1800 metri. C'è un paesetto, oltre il paesetto ci sono altre 3 seggiovie da poter prendere, Davide, per arrivare sino a 2,5 addirittura, e noi lo faremo. Visiteremo un po' tutto. È presto, sono le 10 del mattino. Regione autonoma della Val d'Aosta, Buisson-Chamois. Meraviglioso, guardate che altezze questi cavi. 7 minuti, nel punto più alto sono 300 metri e siamo su a 1800, un dislivello di 700 metri. Siamo arrivati nel paesetto, come vi ho detto prima, di 70 anime d'inverno, forse 100 in estate. Un paesetto dove si può salire solo a piedi o con la funivia e solo permettono di salire con le macchine quando ci sono lavori da fare, quando qualcuno deve fare magari lavori in casa, e allora ovviamente possono salire con le macchine per caricare materiali. Prima fontanella di acqua fresca, beviamo. Come dal regolamento del canale, ragazzi, prima di tutto vi faccio vedere la chiesetta. Chiesette ci piacciono sempre, giusto un secondo. Sempre molto molto carine queste chiesette dei paesetti di montagna. Piccolina, mi immagino quando si radunavano gran parte magari dei cittadini, della popolazione di questo paese. Che bello. Guardate amici, che belle case, che ville, come si chiamano? Baite, ma baite da milionari. Super bike. Super baite. Super bike. Guardate dove sono e che panorama hanno. No, questo paesetto è meraviglioso. E poi il fatto stesso che non ci siano macchine, solo a piedi. Che bello. È troppo bello. Grande storia questa. No, quella è la mia. Questa nera è tua? Sì, quella è la mia. Nera e marrone. Che bella. Caruccia, No, hai scelto la nera perché si scalda di più. Immaginati Rita qui d'inverno, tra poco inizia a nevicare Aiuto, no, moltissimo. Me la immagino solo d'estate, no, me la immagino. Tu immaginati, come diceva Davide, in autunno, quando tutto è giallo, rosso. Guarda Questo è che casa, bellissimo. che case. Quando è tutto bianco. Quando è molto bianco dove ti mancava. È difficile respirare. Però mentre passavamo qui, Rita ha visto queste 2 sdraie sotto l'ombrellone e già gli stava piacendo, sdraiata lì al sole tutta l'estate. Proviamo a vedere questo paesetto di 70 anime dall'alto, ragazzi. Ce l'hai con me? Qui torre di controllo, autorizzazione a decollo. Autorizzo il decollo del volo DJI
dronatina fatta, spero che vi sia piaciuta amici, il posto è un paradiso terrestre. Adesso facciamo una passeggiatina nel centro del villaggio e poi, come ha detto Davide, prendiamo un'altra funivia o seggiovia e ci porta su a 2005, dove d'inverno ci sono tutte le piste da sci. Beh, adesso ci riposiamo 2 minuti dopo la passeggiatina e la dronata in un baretto. Rita si beve un caffè, io una spina e poi proseguiamo la passeggiata. Beh, Rita, salute, birrificio Angelo Poretti. Salute? Cosa fai? Te ne privi? Birretta e caffè fatto, adesso continuiamo 2 passi in questo villaggio e poi prendiamo la funivia. Eppure io, Rita, questa casa la vorrei. Che bella! Pietra e legno, guardate questo balconcino. No, pazzesco. Ragazzi, dal vivo non l'avevo mai visto un San Bernardo, è gigantesco, è gigantesco, è stupendo, che muso. E può crescere ancora. Guardate le zampe, è gigantesco. Può crescere ancora, non è al massimo. Ah, è cucciolo? Quanto ha? 1 anno? Ah, 1 anno. Ah, 1 anno, incredibile. Voglio una sella. Che bello. Mi piace? Che meraviglioso. Poi è dolce. Che buono che... Guarda che zampa. Adesso andiamo a trovare di nuovo Davide, prendiamo la seggiovia e saliamo in quota 2005 per pranzare con i nostri super paninetti. Eccoli qui. Ciao. Ciao. Adesso andiamo a metà con altri 3 bigliettini, sempre gentilmente offerti da Davide, grazie mille, generosità incredibile, grazie. Andiamo? Grazie a voi. Allora aspetta, con lui te? Uguale. In quanti minuti arriviamo nell'altro punto? Una decina di minuti? Ma No, sì, neanche. no, 3 minuti. Ah. E poi da questo dove scendiamo ce n'è un'altra che porta sino a 2005 Sì, del punto più ce n'è alto altre della 2 zona. che porti fino a 2005. Ah, altre Adesso qua 2. dove arriviamo c'è il laghetto, si chiama, è un laghetto molto carino e dove ci sono anche 2 o 3 localini e vale la pena. Ah, anche fare lì un ci giro sono con la- ristoranti, Sì, ci sì, sono sì, bar, sì, sì, ok. vale la pena. Ma noi non lo Sì. sapevamo di trovare ristoranti eccetera, se no magari non avremmo fatto neanche i panini, ci saremmo mangiati qualcosa vabbè, per lasciare vabbè. qualche soldo che mi Vabbè, piace. ascolta. Guarda anche questa casettina qua, Sì. bella Sì. No, poi mi immagino d'inverno cosa deve essere questo d'inverno posto. Sembra un ambiente tutto No, è vattato, non so come stupendo, dire, è proprio stupendo. la neve, queste casette in mezzo. Così ragazzi, per il gossip, questa casa a sinistra dietro quegli alberi che non si vede bene, forse adesso mentre saliamo si vede qualcosa, era di Catherine Spack. Dopo un 5 minuti di seggiovia siamo arrivati in un altro paradiso. Qua è tutto un paradiso amici. Ci troviamo nel lago Lod. Adesso facciamo una passeggiata intorno. Sì, sì, infatti dico, voi farete da un estremo dell'Italia all'altro estremo. Adesso cioccolato. Sì, anche io. Io molte volte penso di essere addirittura esagerato, pesante, che continuo a dirvi che bello, che meraviglia, che panorami. Ragazzi, ma avete visto dove siamo? Immagino. Almeno sì.
Sì. Ma perché abbiamo fatto Noi ci siamo fatti i panini e qua preparano porchetta, patate, polenta. Madonna, di fronte al lago, che cosa buona. Sono profondamente dispiaciuto, ma ho 10 panini nello zaino, non posso buttarli. E adesso, amici, bordo lago, paninetti preparati stamattina. Che bello. Stai bene così, eh? Che posto, che posto! Fantastico, Davide, grazie mille. Davide, grazie per avermi permesso di venire, per avermelo consigliato e pagato, perché hai pagato tutto tu. Grandissimo. Bel posto, col drone si apprezza la bellezza di questo posto meraviglioso, Shamua. Abbiamo l'acqua e adesso ce la riempiamo.